tutti e bentornati nel mio laboratorio, o meglio, oggi siamo in camera, ma faremo un piccolo progettino per risolvere un grosso problema che ho, ovvero non so parlare davanti a una videocamera, o meglio, vedete, non ce la faccio, non mi vengono le parole, di conseguenza leggere sarebbe molto più facile e il discorso sarebbe anche più fluente. Di conseguenza cosa mi metterò a fare? Un bel teleprompter. Ho già fatto qualche provetta con un vetro e il telefono e quindi ho visto che funziona, di conseguenza posso continuare e vedere come realizzarne uno per averlo sempre attaccato alla videocamera. Quindi bando alle ciance, sigla! Partiamo dall'allineare le idee, vi spiego un attimo il principio di funzionamento del teleprompter e poi vi faccio vedere come l'ho costruito. Il teleprompter viene chiamato anche gobbo, ovvero è un dispositivo che ci permette di guardare sempre la videocamera e leggere il testo ed esporre in contemporanea. Si chiama gobbo perché nei vecchi teatri, quando ancora non c'erano tutte le tecnologie di oggi, davanti al palco c'era proprio una apertura dove una persona suggeriva le battute agli attori nel caso in cui avessero dei vuoti di memoria. Proprio per la posizione che dovevano prendere in questo posto vi venivano chiamati gobbi, proprio perché era la posizione tipica della gobba. Il gobbo viene molto spesso utilizzato anche nei telegiornali, così da poter leggere la notizia mantenendo gli occhi puntati alla videocamera. Di base il funzionamento è molto semplice. Sicuramente vi sarà capitato anche a voi di guardare le finestre di una casa durante una passeggiata e vedere quindi anche il riflesso dell'ambiente intorno ad essa. Voi non vedete cosa c'è dietro la finestra, ovvero dentro casa, ma sapete bene che se la persona dentro casa guarda fuori vi vede, quindi senza alcun riflesso. Il principio che sfrutta il teleprompter è lo stesso. In pratica fanno la passeggiata e leggono dalla finestra la fotocamera. Stop it. Get some help. Va bene che faccio il teleprompter, ma se dopo non sono capace di leggere. Quindi noi saremo ancora quelli che fanno la passeggiata e leggono dalla finestra e la fotocamera sarà la persona dentro casa che guarda noi. Per mantenere il progetto economico e riutilizzare alcuni materiali che avevo in casa non ho comprato i vetri realizzati apposta ai quali vengono applicate delle pellicole in una faccia per riflettere perfettamente la luce e mantenere trasparente la faccia opposta, ma ho utilizzato. Il problema è che oltre ad attenuare la luce riflessa, il vetro, avendo uno spessore di circa 2 mm, la luce è possibile il vetro. Con 2 mm secondo me il risultato è più che accettabile e si riescono a leggere senza problemi le parole, in caso basta avere il font un po' più grande. Dopo aver realizzato il modello 3D ho stampato il tutto, come materiale ho utilizzato del semplice PLA che è più che sufficiente per il peso che deve sorreggere. Poi ho montato il tutto e ho fatto qualche test. Prima stampa di prova, la parte sotto dove verrà poi incastrato il telefonino. Praticamente, come potete vedere, viene inserito e rimane su, che ci sono queste due linguette qui laterali che flettono e incastrano il telefono, e poi c'è la parte, diciamo, principale dove verrà poi inserito il vetro. Quindi il vetro verrà poi inserito così e verrà mantenuto in posizione. Questo è troppo grande, va tagliato, però vabbè, tanto questa è la prova. Adesso attacco le due parti con le viti che ho già inserito e vediamo che succede. Ecco qui, ho finito di montare tutto. Come potete vedere, questi due pezzi stampati in 3D sono quelli che mantengono in posizione il vetro, vanno scaldati e sagomati in modo tale da non vedere sui lati i due pezzi, come potete vedere. Adesso bisogna usare un telo nero
niente di particolare, un pezzo di stoffa nero da mettere qui sopra per evitare tutti questi riflessi. Come potete vedere, se noi facciamo così si vede la mia mano di sopra. Questo va evitato utilizzando questo pezzo di stoffa qui nero che lo metteremo lì sopra e coprirà tutti questi riflessi non voluti. Eccoci qui. Allora, adesso ho provato a sistemare un po' il telo sopra, però come potete vedere ci sono ancora le strisce che se adesso metto sopra la mano vedete che cambiano perché sono le luci. Di conseguenza io comunque avevo un problema. Qua è tutto troppo mollo, rischio che mi vada in mezzo all'inquadratura. Per ora ho semplicemente allegato qui dietro con questo fermacarte il telo, però è veramente una soluzione brutta. Quindi adesso proverò a prendere un pezzo di cartoncino nero, così da fargli una struttura un po' più rigida all'interno, così da togliere sia i riflessi qui sopra che irrigidire tutto per evitare che vada in mezzo all'inquadratura il telo. Di conseguenza dopo basta mettere sopra il telo e è risolto il problema senza agganciarlo da nessun'altra parte. Adesso facciamo una prova, facciamo partire la videocamera, ecco qui, e adesso ci mettiamo qui e proviamo a vedere. Con il telecomandino possiamo far partire il telefono, ovvero la nostra scritta che andremo a leggere, quindi premiamo ed ecco qui che parte e possiamo leggere tutto quanto senza neanche vederci poi sul video. Adesso ci sono ancora 2 o 3 riflessi da sopra, ma questo perché il nostro telo è troppo fino, ma risolveremo con un piccolo cartoncino che poi irrigidisce anche la posizione del telo. Come potete vedere, un'applicazione per controllare lo scorrimento del testo. Io sto leggendo, però non si vede perché sto guardando direttamente la videocamera. Di conseguenza, il progetto per ora sta andando più che bene e sarà super utile durante la registrazione dei video. Ecco qui la prima prova, questo è proprio un foglio di carta normalissimo. Adesso è incastrato tra il vetro e quelli 2 pezzettini verticali e effettivamente dopo posizionarlo così, già così abbiamo pochi riflessi, però in realtà essendo bianco si vede abbastanza, ma appena si mette sopra il nostro telo, a parte che possiamo anche piegarlo in giù il telo che così non ci dà fastidio sui tasti. Come potete vedere, uno rimane in posizione corretta il telo, non si accascia sopra e andando in mezzo all'obiettivo, e soprattutto non vediamo alcun riflesso. In realtà se si guarda bene cambiano un po' i colori perché essendo un foglio bianco quella luce che attraversa viene diffusa e quindi si vede. Infatti non va bene quel bianco lì, basta prendere un cartoncino nero e abbiamo risolto. Quindi io direi che il cartoncino potrebbe essere una buona soluzione. Adesso andrò a comprarlo e vediamo come sistemare il tutto. Ecco qui il risultato. Il nostro cartoncino nero infilato qui tra il tessuto e il vetro, magari centrato, ok, e poi viene appoggiato semplicemente qua così. Una volta messo il telo al di sopra del cartoncino, viene coperto il tutto e non abbiamo più alcun riflesso. Adesso faremo una prova col teleprompter. Ho la videocamera montata sul teleprompter e adesso farò per partire lo script che ho copiato da Google che spiega proprio cos'è un teleprompter. Un teleprompter, noto anche come gobbo, è un suggeritore elettronico. Permette a chi parla di leggere lo script mantenendo il contatto visivo con l'obiettivo, dando l'impressione di guardare direttamente lo spettatore.
ad esempio non riesco a parlare perché è troppo lento. Io direi che secondo me potrebbe proprio andare bene, anche perché sono obbligato a non guardare lo schermetto lì dietro perché è un po' occupato dalla parte alta del teleprompter, quindi va bene così, mi concentro di più sul testo e riuscirò a leggere. Sì, vediamo se riesco a leggere io perché io ho i miei problemi. Detto questo, io direi che il progetto è stato un successo e funziona molto bene, anche perché avete visto, non si vede nulla dalla parte vostra, ma io riesco a leggere senza grossi problemi, anzi senza nessun problema. Rimane un po' il testo doppio, ma questo è dovuto dallo specchio, che è un vetro normalissimo, di conseguenza c'è la doppia rifrazione, però vabbè, ce lo facciamo andare bene lo stesso, si riesce a leggere comunque. Si potrebbe risolvere usando un vetro un po' più fino, però dopo diventerebbe troppo fragile, allora lo mantengo così e niente. Progetto completato, progettino molto veloce e semplice, però magari vi torna utile anche a voi, prendere ispirazione o prendete direttamente i file che vi lascio in descrizione. Detto questo, vi ringrazio per la visione, non dimenticatevi di iscrivervi, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e alla prossima! Porco cane, non ce la faccio proprio a leggere.